Buongiorno a tutti, sono Federico Morello, ho 18 anni e mi occupo di banda larga. Porto internet dove non c'è. Dunque, oggi parliamo di coraggio. Lui è uno che di coraggio ne ha, lo conoscete, si chiama Bear Grylls, è un pazzo scatenato che si fa lanciare in luoghi sperduti e cerca di vivere come può. Ecco, cosa c'entra? Com'è? Non molto, ve lo dico, io già tanto se riesco a sopravvivere stanotte nella camera dell'hotel, però le nostre due avventure, sebbene diverse, hanno due elementi in comune. Il primo è l'andare fuori sentiero, il cercare un'altra strada, una strada diversa. Il secondo è uno stretto legame con la lumaca. La differenza è che lui le lumache se le magna, vive, crude, e io invece mi limito a combatterle le lumache, sebbene lumache digitali. Infatti abitavo in un paesino molto piccolo, nel Friuli occidentale, dove non c'era alcun tipo di collegamento internet veloce, nessun tipo di banda larga, nemmeno le chiavette 3G funzionavano. Ecco, potete immaginare quale fosse la faccia di chi anche solo dovesse controllare la propria email. Era davvero una situazione disastrosa. Un giorno, tra i 13 e i 14 anni, decisi che non andava bene così, che dovevo provare almeno a fare qualcosa. E quindi, quasi come se fosse un semplice esercizio di italiano, scrissi al sindaco. Caro sindaco, voglio la banda larga, spiegami perché io non ce l'ho e tutto il resto del mondo sì, spiegami perché non posso vedere un video su YouTube, ma anche perché, non so, l'officina non può inviare i dati alla motorizzazione e siamo solo noi ad essere scollegati in questo modo qui. Il sindaco dapprima rispose tutto contento, che carino, 14 anni Federico, grande, siamo contenti di avere un concittadino così, continua così, bravo, ma non chiederci di fare qualcosa, per l'amor di Dio, perché stiamo aspettando il progetto regionale. Poi, dopo che io contattai l'assessore regionale ed ebbi il via libera a cercare un'altra strada per portare la banda larga nel mio paese, cambiò un po' i toni e rispose con grazie, è l'ennesima lettera, ma non romperci più le scatole, ciao, non ti rispondiamo più. In quel momento il mio compitino l'avevo fatto, potevo gettare la spugna, o avrei voluto gettare la spugna. Invece mi feci coraggio e decisi di saltare nel vuoto, di fare un salto nel vuoto. Mi iscrissi a un'associazione nazionale Anti-Digital Divide, studiai telecomunicazioni all'interno di questa associazione ed ecco il salto nel vuoto, mi ritrovai a 14 anni ad essere responsabile regionale senza sapere cosa volesse dire fare il responsabile regionale di un'associazione del genere. Eppure questa esperienza mi permise di studiare, di vedere il tutto da un'altra prospettiva e credetemi, forse coraggio è anche non sentirsi sempre impreparati, è focalizzarsi su un obiettivo, certo, studiare, cercare una soluzione concreta a un fabbisogno reale, ma buttarsi, non aspettare, non pensare di essere sempre impreparati. E quindi mi accorsi, riguardando il panorama di quel problema, che in realtà ero di fronte a due sponde di un canyon. Da una parte si trovava la pubblica amministrazione, dall'altra si trovavano i provider, gli operatori, o in generale un processo di digitalizzazione. Ecco, in quel caso la PA, e tutt'oggi purtroppo, molto spesso non ha il know-how necessario anche solo per capire il problema e si ritrova a finanziare progetti tampone che non risolvono niente in realtà, ma spendono soldi. Dall'altra parte invece ci sono i provider, soprattutto quelli medio-piccoli, che potrebbero con la loro tecnologia portare una soluzione, ma non hanno i dati del territorio. Non hanno dati reali che vengono dal territorio, non sanno che quella zona industriale è realmente scoperta, che mancano competitors in un'area magari piccola ma dove non hanno rivali. Non sanno anche semplicemente qual è la collina migliore dove installare un'antenna, ad esempio, riducendo i costi e coprendo la maggior area possibile. Quello che feci è creare un piano di copertura, ripresentarlo in comune e andare sostanzialmente a guidare una, diciamo, joint venture pubblico-privata dove davo consulenza tecnica alla pubblica amministrazione e territoriale ai provider. E grazie a questa joint venture, pochi mesi dopo, grazie a questa antenna, riuscì a coprire tutta la pedemontana friulana, offrendo un servizio molto concorrenziale e a basso costo. Mi chiesi perché non continuare
E quindi fondai Friuli ADD, un movimento autonomo con il quale continuai a portare banda larga in altri piccoli paesini friulani. E tutt'oggi, e anche qui magari c'è un po' di coraggio, visti i tempi, come consulente non faccio altro che cercare di far dialogare la pubblica amministrazione con altri player che usano un altro linguaggio, andando a fare una sorta di redesign dei processi interni alla pubblica amministrazione in ottica digitalizzazione. Ecco, come hanno già detto, venni nominato al Fiere della Repubblica perché iniziai a girare l'Italia a spiegare che internet non è una cosa difficile, non è una cosa da addetti ai lavori, è una cosa facile. È facile come fare il caffè. Chiunque può fare un buon caffè senza sapere nulla di termodinamica o di come effettivamente funziona una moka. L'altra cosa che cercai di fare è stata quella di parlare ai miei coetanei, a chi alla mattina viene a scuola con me, per cercare di dare coraggio. Qui sono al Palo Automatica di fronte a 5.000 studenti, dove cerco di far capire che in realtà non ci sono eccezioni, io sono esattamente come loro. La vera soluzione per cambiare le cose è alla portata di tutti, basta focalizzarsi e avere una buona soluzione reale a un problema sentito. Basta avere coraggio, insomma. Poco tempo fa, un altro salto nel vuoto. Presi il computer e scrissi alla vicepresidente della Commissione europea, che ha la delega all'agenda digitale, Kroes. Dissi, si vede che con le letterine, fin dai tempi di Babbo Natale, insomma, qualche dimesticatezza ce l'avevo. Cara vicepresidente Kroes, questa è l'agenda digitale europea, secondo me andrebbe fatto questo, andrebbe fatto quello, e questa è la mia storia. La Kroes, che non solo è il vicepresidente della commissione, ma è anche una signora che va alle riunioni informali con un Angry Birds rosa gigante in parte, non solo mi rispose, non solo rimase colpita dalla mia storia, ma creò un advisory, un gruppo di consulenti under 35, gli Young Advisor, che ora la coordinano nell'andare a studiare le policy europee in tutti i problemi dell'agenda digitale europea. Ecco, questa è la mia nuova avventura, non so bene dove mi porterà, è molto diversa sia da quella precedente che da quella di Bear Grylls, però in questi anni ho capito una cosa: il vero coraggio che dobbiamo cercare, che dobbiamo avere dentro tutti noi per cambiare le cose e per cambiare questo paese, in realtà è il coraggio di fare. È il coraggio di fare, e se ci pensiamo, questo non è altro che l'insegnamento di un maestro che conosciamo tutti, mi piace sempre concludere così, che non diceva altro che questo: fare o non fare. Grazie mille.